Vedi? Fa malino, mi spiace. Fortissima, ok? Per magia. Ecco fatto, super. E 2, grazie. Ecco fatto. Una gamba in questa posizione. Toccarti i piedi, ti dico io stop. Apri, chiudi e cede subito, vedi? È questo, ok? Esatto, e chiudi. Cambiamo, vedi subito la differenza anche dall'altro. Direi che abbiamo fatto qualcosa di buonissimo, altri 3 centimetri. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi Damiana che viene da noi per una problematica di cervicalgia e anche per una dismetria importante che già ci ha mostrato in precedenza. Voglio mostrarla con questo nuovo apparecchietto per misurare le dismetrie della Kinesport. Ti chiedo per favore, guarda, di metterti esattamente qui, bravissima, girati un attimo di là, guarda, esatto, mettiamo un pochino il macchinario, questo mostra proprio una dismetria importante sul lato sinistro, vedi che proprio la livella è molto fuori asse. Vediamo un po' le due spalle, la spalla sinistra vedi sale tantissimo, questo ci mostra che c'è proprio una difficoltà a X, le due linee delle spalle e del bacino si incontrano sul lato destro, non sono parallele. Questo spesso indica non solo l'aspetto scoliotico ma proprio un aspetto anche di torsione molto importante. Il bacino sembra proprio parecchio in dismetria. Vediamo un pochino, facendo la ricostruzione con l'intelligenza artificiale, cosa viene fuori. Ti chiedo per piacere, Damiana, di girarti, guarda, dall'altro lato, esatto, dal lato front, guarda avanti per piacere, rimani ferma in questa posizione. Allora, girati verso la porta per piacere, verso di là, la tua destra tutta, esatto, guarda avanti, dritta, non muovere la testa, girati ancora cortesemente, esatto, ferma. Adesso per favore abbassa la testa completamente, le mani sulle cosce davanti e vai giù come per toccarti i piedi. Ti dico io stop. Perfetto, grazie. Puoi venire, Damiana, vieni pure che ti faccio vedere. Qua, guarda, sullo schermo grande ti faccio vedere la ricostruzione. In soli 30 secondi il programma ricostruirà tutta, dalla testa ai piedi, la tua struttura ossea e tra l'altro ti mostrerà addirittura con l'intelligenza artificiale, più che altro ti dice proprio addirittura la debolezza muscolare di tutti i muscoli del tuo corpo, ok? Sì, io ho un bacino più alto. Ma non solo, abbiamo anche la scoliosi, esattamente, guarda che bella scoliosi che c'hai, è importante. E come puoi notare proprio su questo tratto abbiamo, vedi, aspetta un attimo che te la faccio vedere bene, guarda che bella curva che c'è sull'aspetto proprio scoliotico, ok? Questo è molto importante, lo dobbiamo attenzionare, ma è anche comune quando ci sono queste problematiche. Anche sul collo, vedi, abbiamo delle problematiche interessanti, probabilmente perché avrai o una problematica di bruxismo, quindi sì, denti, sì, esatto. Sì, ho dimenticato di dirtelo. Non ci devi preoccupare, tanto non ci scappa niente. Ti faccio vedere, guarda, quando c'è un bruxismo o comunque un serramento importante dei denti, i muscoli anteriori del collo, vedi, vanno a indebolirsi in modo importante. Guarda che sei all'83% di debolezza, che è veramente tanto. Questo vuol dire che appunto potresti anche soffrire di mal di testa. Perché?
perché non solo appunto stringi i denti e quindi i muscoli della bocca vanno ovviamente in stato di stress, ma avendo la debolezza costante della muscolatura anteriore del collo, la muscolatura posterolaterale va in ipertono, si dice, ok? Cosa succede? Noi quando contraiamo un muscolo è il nostro antagonista che lo ferma e fa tornare indietro. Se l'antagonista è debole, il muscolo opposto va, si dice, in ipertono, quindi non è veramente ben controllato e ti può creare dolore. Tu hai addirittura un doppio antagonista debole, se puoi vedere, perché hai, vedi, la tensione è importante dei muscoli trapezi superiori, ma quelli inferiori e poi i muscoli media inferiori e poi quelli anteriori sono debolissimi. Va bene? Riceverai degli esercizi specifici per la tua postura, te ne faccio vedere qualcuno così per la tua curiosità, li riceverai proprio sulla tua email e come puoi ben vedere sono semplicissimi in inglese, ma non c'è tanto da leggere. Guarda che cosa succede, vedi, ti mostrano degli esercizietti di posturale specifici che ti aiuteranno nel mantenimento post trattamento. Come puoi ben vedere hai anche i secondi e i minuti legati alla quantità totale dell'esercizio, va bene? Fantastico. Fantastico. Ti faccio vedere per favore adesso un paio di cose, ti siedi di fronte a me per favore. Qui guarda, bravissimo. Esatto, mi va bene. Ti faccio vedere subito, abbassa la testa, se io ti chiedo di spingere in basso è super debole, proprio non riesci minimamente, ma se tocchi, guarda, questi punti qua per favore con le tue dita, 1 e 2, che sono i punti, come dico sempre, neurolinfatici dei muscoli della bocca, è come se momentaneamente li stessimo escludendo dal sistema questi muscoli. Quindi ti faccio vedere, spingi in basso, la testa diventa fortissima, ok? Per magia. Altra cosa, fammi vedere le mani. Vediamo se ci sono delle problematiche che partono dalla cervicale che ti portano delle debolezze su delle radici muscolari. Ti metti le dita aperte, tieni forte, non mi fare vincere, chiudi, attenzione, aspetta, fammi entrare, chiudi le dita, sì, non mi fare vincere, perfetto. Spingi in basso tutte e due le braccia, questo è debole, vedi? Spingi in alto, aspetta, e questo è debole, vedi? È automatico, hai la radice C6, C7 che sta avendo qualche problema. Te lo faccio rivedere giusto perché così sei cosciente. Spingi in basso, non riesci a reggere, vedi? Spingi in alto, non riesci a reggere. Se io lo faccio dall'altro lato, spingi in basso, non importa, vedi quanto io tiro, spingi in alto e spingo, sei fortissima, ok? Quindi abbiamo effettivamente un difetto, una problematica sulla sesta e la settima cervicale sul lato destro, ok? Ti faccio vedere come possiamo togliere subito questa debolezza senza alcun tipo di fastidio e dolore. Questa è una luce infrarossi, la mettiamo sul corpo. Prendiamo il nostro percussore, non ti preoccupare perché non dà nessun tipo di dolore. Percorriamo tutta la superficie, esatto, e adesso come per magia spingi in basso, è fortissimo, spingi in alto, è super forte, vedi che non cede più, spegniamo la lucetta, grazie, e la mettiamo da parte. Apri leggermente la bocca, segui semplicemente il mio movimento, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, questo dà un po' fastidio, chiudi, apri, chiudi. Mi fai una cortesia adesso, mi dai questo braccio, tocca qui, ok? È la parte specifica dell'articolazione temporomandibolare di destra. Spingi il braccio in alto e cede subito, vedi? Se togli la mano, spingi in alto, il muscolo è fortissimo, ok? Quindi ci dice che qua c'è un problema effettivo. Mi fai vedere al contrario per favore? Qui? No,
Ah sì, sì, giusto, spingi in alto, qua pure, vedi, no, bilaterale, togli la mano, spingi, è fortissimo, ok? Effettivamente le dobbiamo proprio lavorare tutte e due queste articolazioni, ok? Apri leggermente la bocca, leggermente, morbida, brava, morbida, spingi con la mandibola a destra, vedi? Esatto, come se la volessi spingere via la mia mano. 1, 2, 3, morbida, lascia, spingi, 1, 2, 3, lascia, spingi, 1, 2, 3, lascia, morbida, spingi da quest'altro lato, grazie, 1, 2, 3, lascia, spingi, 1, 2, 3, lascia, spingi, 1, 2, 3, lascia, molto brava. Adesso per favore ti metti a pancia in su, qui. Comoda, comoda, ok? Va bene questa posizione? Sì, sì. Molto bene. Facciamo una doppia stimolazione questa volta, è solo vibrazione, non ti preoccupare, una un po' più profonda, una un po' più superficiale. Quella più profonda ha un magnete rivolto al lato nord che va a rilassare la muscolatura un po' più puntiforme, ok? Appunto il magnete è più facile. Questa è una stimolazione invece con la luce infrarossi che ti va a dare più aiuto nella parte più superficiale, generica, anche proprio a livello neurologico. E poi cambiamo. Sentirai proprio la differenza di vibrazione proprio specifica, vero? Esatto. E anche di profondità, vero? Sì. Cambiamo, vedi subito la differenza anche dall'altro lato. Dove arriva l'uno non arriva l'altro. Non stringere i denti, mi raccomando. Benissimo. Posizioniamo il nostro Rezimax, che è questo apparecchietto vibrante, in una stimolazione con delle frequenze molto rilassanti, molto acquietanti. Posizioniamo in questo modo. Ti chiedo per piacere, esatto, di aprire la bocca, chiudere, aprire, chiudere, aprire, chiudere, ancora per piacere, apri, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, stop, rimani aperta per favore così, esatto, e chiudi, apri e chiudi, molto bene. Ancora per piacere, apri, chiudi, apri piano piano, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, bravissima. Qua fa più male, vero? Apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi. E tanti problemi che derivano da questo Bruxismo sì, pure. da questo bruxismo, dalla lingua, ok? Perché hai proprio anche una postura che ci mostra la catena muscolare della lingua. Tu immagina la catena muscolare della lingua arriva fino ai piedi, ok? Arriva fino agli alluci e ai pollici, è quella che ti porta questa postura un po' con le scapole alate, Sì, ok? sì, sì, sì. Sicuramente avrei messo l'apparecchio per seconda classe, Sì. no? Ho ragione. Le ginocchia molto iperestese e l'apparente ma non reale piattismo, ma non è piattismo vero. Probabilmente magari potevano consigliarti dei plantari, ma erano assolutamente sbagliati, lo dico sinceramente per esperienza, Sì. che spesso ti vanno a correggere qualcosa che non c'è, ma sembra che ci sia. Certo.
A questo punto, scusami un secondo, dobbiamo fare un altro lavoro. Apri per favore la bocca, sbatti 2 colpi sul bellettino se ti dà fastidio, va bene? Ok. Apri, la lingua è su, per favore. Lavoriamo sto pavimento buccale, guarda, vedi che è molto teso. Questo è un modo molto inedito e interessante per trattare i muscoli sovraioidei, il pavimento buccale. Qui è molto teso, vedi? Fa malino, mi spiace. Fa male il muscolo, non la tecnica, però chiaramente per lavorarlo un pochino di fastidio lo senti. Esatto. A posto. Apri ancora, chiudi, non stringere. Lascia morbida. Ok, qua non è male, fa un po' male ma niente di trascendentale, vero? Però non mi fido dall'altro lato, ti dico la verità. Apri la bocca, chiudi. Sì, infatti guarda qua che c'è. Questo la vedi la differenza? Ha la consistenza quasi di un osso, in realtà è un muscolo. Aspetta che lo voglio fare vedere. Se poi guarda, vedi, questa è proprio l'anatomia, ok, dell'apertura della bocca, ok? Sì. Il muscolo che stiamo trattando è questo, ok? Si chiama muscolo ptericoideo. Sono 2 in realtà, interno ed esterno. Vedi che da un lato per te è abbastanza comunque lasso Sì. appunto debole, non ha una grande, diciamo, consistenza, invece dal lato opposto è terrificante, sembra un osso, va bene? Questo ci porta poi chiaramente a subire intanto degli squilibri nella lateralità mandibolare che hai, Sì, ok? ce l'ho, sì. Ma poi a soffrire anche di problematiche posturali. Ok, io voglio farti vedere una cosa, ok? Sì. Ti metti a pancia in su per favore, poi ne prendo un altro e lo trattiamo. Ti voglio fare vedere una cosa. Testerò un muscolo, ok? Guarda, dritta, ruota, spingi dritta, dritto il ginocchio, spingi verso il tetto, ok? Ed è debolissimo, lo vedi? Il muscolo iliopsoas. Mantieni quest'altro e spingi in alto ed è fortissimo, ok? Io ora ti voglio fare vedere una cosa. Mi vado a prendere un altro puntino. Allora, per favore apri la bocca. Scusa, meglio. Apri la bocca, chiudi, non stringere. Non stringere ma chiudi, ok? Mi dai questo? Se io premo qui, spingi verso il tetto, diventa fortissimo, lo vedi? Tipo per magia. Se lo tolgo, no, spingi in alto, è di nuovo debolissimo, ok? Scusa, non lo faccio bene la tecnica solo perché non ho 3 mani purtroppo, però per farti capire che se io già, vedi, tocco qui, dammi la gamba, spingi in alto, già da sola reggi perfettamente, ok? Perché è proprio quel muscolo che sta creando delle problematiche. Ora ti faccio vedere. Apri la bocca, chiudi, non stringere e andiamo a correggere. Ok, mi basta, morbida. Fammi vedere la mobilità di questi piedi. No, la mobilità dopo la palestra non la faccio spesso. Il piede sinistro ha qualcosina, Hai avuto mai delle distorsioni alle caviglie? Oddio, distorsione, credo di no, che io ricordi no. Un pochino.
magari è solo una questione di carico. Sì. Morbida, sentirai un bel click, morbida, ottimo. Adesso c'è, vedi la differenza, non so se te ne rendi conto già da Sì, subito. Vediamo se un attimo possiamo aiutare anche qui. Esatto, sì, infatti. Morbido. Qualcosina c'era pure di là, la vedi? La mobilità cervicale c'è, non è affatto male, ok? Mi porti per favore la lingua a sinistra, a destra, ok, portala a sinistra per favore, spingi proprio qua col dito, sul dito, qua, non ci arriva, vero? È difficile. Guarda, mantieni la spinta con la lingua, guarda a sinistra, ora guarda a me, ecco fatto, super, bravissima. Sarà un pochino più interessante. Ti metti a pancia in giù? Ti dispiace? Certo. Prego. Mettiti più in alto per favore. Le braccia, guarda, vieni. Ci sono dei poggiabraccia. Vuoi tenere qui? Vuoi anche meglio, così dici? Va benissimo. Così. Va bene? Sei comoda? Sì. Allora controlliamo. Io ho già notato una cosa, vedi, qui è proprio evidentissimo, ok, che c'è proprio una diminuzione importante della tensione sulla gamba sinistra, ok? Però la cosa che a me interessa è un'altra, ti metti un attimo preciso a pancia in su per favore. Certo. Vediamo se ho ragione. Solo un secondo. Esatto, come immaginavo, l'avevo notato anche attraverso il motifisio, perché a pancia in giù sembra che sia la gamba sinistra ad essere corta, a pancia in su e in piedi sembra il contrario. Questo non è strano, non è un errore, ok? Questo deriva dalla prima vertebra cervicale in blocco, ok? Ora vediamo di risolvere questo problema, perché tu la dismetria ce l'hai ovviamente, però dobbiamo vedere un po' perché si crea, aspetta, non ti preoccupare, si crea questo squilibrio. Lascia? Infatti qua fa male, vero? Un po' sì. Qua, entrambi i lati. Entrambi i lati, vero? Allora guarda, ti fletto tanto, Sì. ruoto tanto, ok? Guarda con gli occhi a destra, guarda me, ecco fatto, ok? Fa un po' paura ma poi zero dolore, vedi? Se fatte bene le cose sono sempre facili e indolori. Morbida, guarda a sinistra, guarda a destra, morbida, eccola là, scusami, questa era un po' più noiosa. Resettiamo tutto e qua è dritto e perfetto, ok? Così intanto abbiamo tolto delle cose importanti, soprattutto non lineari con poi alla fine le varie posizioni. Questi sono errori comuni, infatti è sempre bene controllare se per caso dovesse spuntare un'apparente dismetria opposta rispetto alla normalità, ok? In certe posizioni. Pancia in giù. Grazie. Bravissima, mettiti un po' più in alto, guarda, è comoda come di prima. Sì. Qua vediamo, in teoria dovrebbe ritornarci la dismetria normale, che esattamente, vedi, seppure diminuita, ma comunque minimamente rimane. Le vado a posizionare il cuneo, o meglio i cunei, in questo modo, 1 e 2, grazie, e qui ritorna tutto perfettamente come dovrebbe essere. Qua è molto male, vedi? Ti faccio vedere una cosa, se mi dai le braccia, giusto per farti capire quanto è importante la totalità del corpo umano. Mantieni le braccia dritte, ferme, così, spingi verso il tetto e sei super debole, vedi? È impossibile, ok? Ti faccio vedere quanto i piedi possono condizionare le spalle. Ok, morbide, ecco fatto, qua fa malissimo, vedi? Morbida, ecco fatto. Ridammi le braccia, mi dai le braccia, dritte i gomiti,
come prima, spingi verso il tetto e adesso sei fortissima, vedi? Semplicemente lavorando su delle ossicine del piede. Morbida, non ti preoccupare, ci penso io. Qui andiamo bene, lascia, rilassati per favore, rilassati, senti un piccolo click, eccolo là, senti un piccolo click, eccolo là, bene, rimani in questa posizione. Togliamo i due cunei, 1 e 2. Mi ritorni cortesemente sul fianco, questa volta il fianco destro verso di me, quindi cambiamo posizione, bravissimo, un po' più in alto cortesemente, mi dai una gamba in questa posizione e quest'altra dritta, questa la dai a me, tocca per fare l'anca, morbida, esatto, non mi aiutare. Ti faccio, guarda, sentirai il solito un piccolo click, è totalmente indolore, te lo assicuro. Spingi un po' con la spalla in avanti e il bacino indietro. 1, 2, 3, lascia morbido tutto, morbido. Ecco fatto, hai sentito? Sarai super libera dopo. Sul fianco sinistro. Ok, mi dai 1, mi dai 2. Questo ti tocca l'anca. Ti aiuto io, faccio tutto io. Ok, questo lo mettiamo qui. Morbida, spingi con la spalla un po' in avanti, il bacino indietro, 1, 2, 3, lascia, ecco fatto, super, hai visto? Pancia in su, visto che avevi un aspetto di compressione della cervicale, soprattutto la cervicale appunto alta, Sì. andiamo a correggerla definitivamente in questo modo, non ti preoccupare che adesso ti fa paura ma non c'è motivo di averne. Dammi un attimo i capelli, là. Esatto, rimani per favore ferma, rilassati serenamente, non succede niente. Allora, vedi, traziona un po', ti fa male qualcosa? No. Perfetto. Traziona leggerissimamente la cervicale, tu prendi aria, butta l'aria, rilassa il collo, tirerò leggermente più forte. Fatto, vedi? Hai pure preso altri 3 centimetri. Che non ti servivano. Devi cambiare tutti i vestiti. Mannaggia. Dice vai dall'osteopata, tutto il guardaroba, tutto da rifare. Quasi 1,80 m. Va bene. Vieni seduta per favore, ok? Verso di là. Super libera. Avanti. Gira la testa. Perfetta, dall'altro lato. Super perfetta. Vieni pure in piedi. Ti posizioni di nuovo lì, però rivolta esatto verso destra, la tua destra, esatto. Vediamo se abbiamo fatto qualcosa di buono nella vita. Direi che abbiamo fatto qualcosa di buonissimo, che il bacino è praticamente impeccabile, quindi questo mi fa super piacere. Eppure la spalla, vedi che sono perfettamente in linea. Ottimo, sono contento. Hai visto, grazie a questi macchinarie possiamo vedere sempre subito velocemente i risultati. Ti puoi tranquillamente rivestire, è stato un grande piacere e grazie per aver scelto il mio studio. Grazie. Questo mi può fare piacere se ti trovi bene, è semplicemente intanto importante che cioè per farti capire quando facciamo un video è un vero trattamento. Guarda, io consiglio, ci sono 3 fasi in una visita fatta bene, che abbia un senso e soprattutto non ti faccia ritornare poi sempre tutti i dolori. Il concetto è cura, quindi hai un problema, vai dal terapista e chiaramente ci vuole un minimo di continuità all'inizio, poi la stabilizzazione che è un po' più lontana nel tempo e poi il mantenimento, è come in una dieta o come in un'attività sportiva, è comunque una cosa che per forza di cose non è che finisce per sempre, poi tu sarai sempre perfetta, come una dieta, magari Dio finisce una volta e poi dura per sempre. Ma io ho una domanda, chi soffre di scoliosi come nel mio caso, come dovrebbe dormire la notte? Cioè
cosa mi consigli? Vada, questa domanda Cioè, è complessa, è complessa la risposta per un motivo valido, non è che posso dirti come dormire o come non dormire, più che altro ti posso dire sicuramente di usare dei cuscini adeguati che ti permettano per esempio di avere la cervicale non troppo alta o non troppo bassa, se dormi di lato, non troppo inclinata, per avere comunque esatto, una linearità, ok, nella posizione. È inutile che ti dico, sai, meglio di lato, meglio pancia in giù, meglio pancia in su, perché non te ne accorgi, tu poi di notte vai dove vuoi. Quindi il concetto è stare comodi e usare sempre dei materassi adeguatamente chiaramente comodi ma non sprofondanti, non troppo rigidi, esatto, troppo mai troppo vecchi. Ecco, magari se un materasso, un cuscino troppo datato, è meglio sempre comunque ricambiarlo con quelle strutture più moderne. E chiaramente, come ti ripeto, il cuscino che abbia delle caratteristiche che non ti personali, che non ti facciano effettivamente andare troppo in squilibrio la cervicale, qualunque sia la posizione che prendi. Ok, perfetto. Grazie. Ok, va benissimo, vado a cambiarmi?